Dal Vangelo secondo Marco. Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Una buona domenica a tutti. L'Evangelista Marco, per presentare la persona di Gesù, ha pensato di raccontare un viaggio che Gesù fa dalla Galilea fino a Gerusalemme, seguito dai suoi discepoli. Non li ha chiamati per insegnare loro una dottrina che poi avrebbero dovuto ripetere, no. Li ha chiamati per coinvolgerli nella sua scelta di vita, una scelta di vita molto diversa da quella a cui erano abituati, con dei progetti molto diversi da quelli che loro avevano, e per questo ha voluto che stessero con lui, che lo accompagnassero. Per quale ragione? Perché Gesù è questo uomo nuovo che è venuto nel mondo per dare inizio a un mondo nuovo, un'umanità nuova. E allora cosa dovevano fare questi discepoli? Dovevano accompagnare Gesù in questo viaggio, osservare con attenzione ciò che lui diceva, ciò che faceva, dovevano verificare che cosa accadeva dove arrivava Gesù con la sua parola. Cosa avrebbero visto? Le persone aprire gli occhi, le orecchie dei sordi che si spalancavano e gli storpi camminare, i demoni che si allontanavano dalle persone, insomma, dovevano verificare i segni di questo mondo nuovo che nasce dove arriva Gesù con la sua parola, col suo messaggio. Durante questo viaggio Gesù è accompagnato dai suoi discepoli, ma ha sperimentato una profonda solitudine. Per quale ragione? Perché non è mai riuscito a coinvolgerli pienamente nel suo progetto di uomo nuovo. Camminavano con lui, ma la loro testa e il loro cuore era molto lontano. Stavano con lui perché erano convinti di potersi servire di lui per realizzare i loro sogni, i loro interessi. Un pochettino anche quello che accade anche oggi. Tanti cristiani che seguono Gesù si dichiarano suoi discepoli perché sperano di avere qualche favore per la vita in questo mondo, quindi essere liberati dalle sventure, dalle disgrazie, dalle malattie, essere favoriti in certe scelte. Ecco, molte persone coltivano gli interessi che avevano in mente anche gli apostoli. E quindi questo cammino, questo viaggio, siamo invitati a farlo tutti noi insieme con questi discepoli al seguito di Gesù. Leggere il Vangelo di Marco significa per noi fare questo viaggio. E quindi ci imbatteremo nelle stesse difficoltà che hanno incontrato i discepoli ad accogliere la proposta di uomo fatta da Gesù. La scorsa settimana noi abbiamo ascoltato la presentazione che Gesù fa di questo uomo nuovo che è lui, è colui che va a donare la vita. E abbiamo sentito anche la reazione che c'è stata nei discepoli, non poteva che essere il rifiuto di questa proposta. Oggi noi sentiremo Gesù che torna sull'argomento. Stavo dicendo che
Gesù ha sperimentato una profonda solitudine perché c'è stata un'incomprensione. Non era facile coinvolgere i discepoli in questa proposta di uomo che lui fa con la sua persona e con la sua parola, col suo messaggio. Siamo di fronte a una difficoltà di intesa fra innamorati. Credere in Gesù vuol dire innamorarsi di Lui e unire la propria vita alla sua proposta di vita, alla proposta che Lui incarna. E questo è un rapporto sponsale. Significa il coinvolgimento completo. Bene, qui siamo di fronte a una difficoltà fra innamorati. Ed è esattamente quello che accade tante volte anche nella vita delle persone sposate, quando non ci si intende, quando si coltivano pensieri, progetti, aspettative diverse e si arriva a volte a parlare di vite parallele sotto lo stesso tetto, perché non ci si capisce. E quando questo accade torna alla solitudine, che è una sconfitta, perché l'amore di coppia è stato voluto proprio per superare la solitudine. Ecco, l'incomprensione dei discepoli deve aver fatto provare a Gesù l'intima sofferenza che sperimenta la persona che ama, ma non riesce a coinvolgere nell'amore la persona amata. Ma Gesù non si rassegna a questa incomprensione dei 12 e che cosa fa? Lo abbiamo sentito all'inizio del racconto del brano evangelico di oggi. Gesù cammina per le strade della Galilea, è sempre in viaggio, ma non vuole che qualcuno sappia dove si trova, vuole rimanere solo con i suoi discepoli. È una crisi fra innamorati e quando ci sono delle crisi fra gli innamorati è inutile cercare palliativi illusori, andare a divertirsi con gli amici, lo sballo, distrazioni di ogni tipo, non servono un granché. Per recuperare il rapporto è necessario che i due innamorati si ritrovino da soli per confrontarsi, conoscersi meglio, sintonizzare i loro pensieri e i loro cuori. Ed è esattamente ciò che Gesù fa e che ci viene raccontato nel brano di oggi. Rimane solo con i 12 perché vuole riprendere l'argomento che li ha sconvolti, che li ha turbati. Ricordiamo la reazione di Pietro quando Gesù ha detto che andava a donare la vita, che l'uomo riuscito non è colui che trattiene per sé la vita, ma colui che la dona. Pietro ha reagito e ha cominciato a rimproverare Gesù. Rifiutava questa proposta che giudicava totalmente fallimentare, almeno secondo i criteri di tutte le persone di buon senso. Che cosa fa Gesù adesso? Che si ritrova solo con i 12 e stiamo attenti che siamo noi insieme a quei discepoli che adesso veniamo istruiti da Gesù. Li istruisce presentando di nuovo ciò che aveva già detto e lo fa non perché i discepoli non hanno capito benissimo chi è l'uomo nuovo, perché Gesù era stato molto chiaro. L'obiettivo di Gesù non è spiegarsi meglio, ma è quello di provocare i 12 e forse anche aprire una discussione, fare uscire le loro obiezioni. E proprio come accade fra gli innamorati, che è meglio provocare una discussione anche dura, arrivare anche a litigare, purché alla fine emerga il problema e ci si intenda, si capisca bene che cosa si vuole. I discepoli, dopo il primo annuncio fatto da Gesù, pensavano che passata la burrasca di questo primo annuncio, tutto sarebbe poi tornato nella norma come prima. Ma su questo punto
Gesù vuole essere molto chiaro. E questa insistenza di Gesù è un motivo di riflessione per noi oggi sul nostro annunzio della proposta evangelica. Proviamo a chiederci. Il centro della proposta che Gesù fa è quella di dimenticare se stessi. L'uomo riuscito, l'uomo nuovo, è colui che ama, cioè colui che non guarda a se stesso, ma tiene gli occhi fissi sul bisogno del fratello, del povero, ed è sempre pronto, se ha dei doni da consegnare, a consegnarli immediatamente. Questo è l'uomo nuovo ed è il centro della proposta che Gesù fa. Proviamo allora a chiederci: questo è l'annuncio che noi sentiamo e che noi facciamo? L'abbiamo interiorizzata questa proposta? Oppure ci perdiamo in tanti aspetti marginali, secondari della pratica religiosa? A che cosa riduciamo il nostro annuncio, la nostra proposta di uomo nuovo? Qualche devozione forse, qualche preghiera, qualche novena per ottenere una grazia da qualche santo? Non cose cattive, ma non è il centro della scelta cristiana. È per questo che Gesù torna di nuovo sull'argomento e dice: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Figlio dell'uomo è un'espressione aramaica, Ben Adam in ebraico o Barenosh in aramaico, indica l'uomo secondo Dio, l'uomo secondo la proposta di Gesù, l'uomo mosso non più dalle pulsioni che gli vengono dalla sua natura, ma dalla vita nuova, dalla vita dello spirito, la vita divina, che è l'amore. Presenta Gesù questo uomo nuovo che viene consegnato nelle mani degli uomini. Notiamolo bene, non dice nelle mani dei sommi sacerdoti, degli scribi, ma nelle mani degli uomini. C'è quindi un conflitto fra l'uomo nuovo, che è Gesù, e gli uomini che non lo vogliono continuare a perpetuare l'uomo antico, l'uomo vecchio. E c'è qualcuno che consegna questo uomo nuovo nelle mani degli uomini. Chi è colui che consegna l'uomo nuovo nelle mani degli uomini? Non è Giuda. E Giuda lo ha consegnato ai sommi sacerdoti. Questo è un passivo divino. È il Padre che consegna questo uomo nuovo nelle mani degli uomini. È l'agnello consegnato ai lupi. L'unico modo per creare un mondo nuovo non era mandare un lupo più forte che sbranava tutti gli altri. Era consegnare un agnello. L'agnello è una novità assoluta in un contesto di lupi. Però il destino di un agnello in mezzo a lupi è segnato. Ecco, l'amore del Padre è stato quello di consegnare il Figlio nelle mani degli uomini per cambiare, per salvare questi uomini dalla loro bestialità, dai loro istinti. Ecco, la più bella immagine di Dio è proprio questa: Dio che si mette nelle nostre mani. Chi è innamorato si consegna nelle mani della persona amata. L'amore è mettersi nelle mani dell'altro, è consegnarsi all'altro, è l'opposto di quello che noi pensiamo che sia il massimo del successo. Per noi il massimo del successo è avere l'altro in mano, anzi averne molti in mano per poter disporre di loro a piacimento. Questo non è amore, questo è potere, è l'anti-amore. Qui vediamo bene la differenza fra l'uomo antico e l'uomo nuovo. L'uomo nuovo si consegna tutto se stesso nelle mani dell'altro.
Chi è nel bisogno può disporre di me. Invece l'uomo vecchio è colui che vuole tenere gli altri in mano. Lo uccideranno, ma una volta ucciso risorgerà. Agli uomini che lo hanno ucciso sembrerà una vittoria. Finalmente sono riusciti a toglierselo di mezzo. Invece ecco la sorpresa. La morte è stata sconfitta dall'amore, perché solo l'amore vince la morte. Gli uomini pensano di dare scacco alla morte accumulando beni, raggiungendo il potere, dominando, vivendo per se stessi, godendosi la vita. No, questo è perdere la vita. Così la vita se ne va ed è ingoiata momento per momento dalla morte. L'unico modo di sconfiggere la morte è consegnare la vita per amore come Gesù ci insegna. Ma loro non capivano queste parole. Le parole di Gesù erano chiarissime, ma erano troppo lontane dal modo di pensare dei 12, dai loro criteri di giudizio, dalle loro attese, dai loro sogni. Non capivano come potesse avere qualche logica la scelta di essere dei perdenti, di essere dei servi. Per loro era qualcosa di inaudito e non riuscivano ad accettarlo. Ecco cosa significa non capivano, no? Non capivano come Gesù potesse avere ragione. E bisogna che questa discussione dei discepoli la sentiamo nostra. Se noi diamo ragione troppo facilmente e troppo presto al Signore, viene fuori una conversione apparente. Bisogna che la fatica che hanno fatto i 12 diventi anche la nostra. Che non presumiamo di arrivare troppo presto ad abbracciare la proposta di Gesù, perché questo non avviene senza una conversione dolorosa. Passare dal voler tenere gli altri nelle nostre mani al consegnare noi stessi nelle mani di chi ha bisogno della nostra vita è una scelta dolorosa. Se non proviamo questo dolore che hanno provato i discepoli, questa difficoltà a capire, vuol dire che ancora non abbiamo capito esattamente cosa Gesù ci propone. E invece su questa proposta Gesù insiste tantissimo, ci ritorna più volte nel Vangelo e è importante per noi che ci lasciamo interrogare. I discepoli non pongono domande a Gesù, ma è Gesù che li provoca e per capire bene cosa comporta essere discepoli e seguire Cristo, noi dobbiamo lasciarci interrogare dal Vangelo, perché altrimenti rischiamo di tranquillizzare la coscienza con qualche pratica, ma non arriviamo all'essenziale. E difatti, ecco che i discepoli, invece di interrogare Gesù, cominciano a parlare tra di loro. Sentiamo di che cosa parlano. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?» Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Facile immaginare come possono aver reagito i discepoli di fronte a questa nuova presentazione dell'immagine di uomo nuovo fatta da Gesù.
lungo la via hanno discusso tra di loro e quando giungono a Cafarnao Gesù li interroga: di che cosa stavate discutendo lungo la strada? Ed essi tacevano, non parlano. Tra i 12 nessuno apre bocca. Per quale ragione? In genere si dice perché si vergognavano, forse anche, ma la ragione di fondo è che non vogliono rinunciare all'immagine di uomo che loro hanno in mente e pensano che Gesù l'ha ripresentata, ma poi passata la burrasca tutto torna tranquillo come prima e noi continuiamo a sognare i nostri successi. Gesù voleva essere interrogato, ma loro rimanevano zitti. È per questo che Gesù li provoca di nuovo. Il maestro però non lascia correre. Come mai sono così restii ad accogliere le parole e la proposta fatta da Gesù? Perché questo è un tipico caso di possessione diabolica. Nel cuore dei 12 c'è un demonio che li rende sordi e muti, un demonio che li rende sordi alla proposta di vita nuova fatta da Gesù e non la vogliono più sentire, e poi sono muti, difatti non parlano. E se parlano tra di loro. È il demonio dell'orgoglio che li incita a cercare il potere, il dominio, che li fa parlare. È questo demonio che li fa anche litigare, farebbero anche a botte se non ci fosse presente Gesù. È quel demonio che ha tentato anche Gesù per tutta la vita, il demonio che ti spinge a dominare. E quando Gesù ha proposto tutti i regni di questo mondo, su Gesù questo demonio non ha avuto alcun potere. Invece nei discepoli è presente questo demonio, è lui che suggerisce le parole e le scelte che devono fare. Gesù deve scacciare dai loro cuori questo demonio, deve fare un esorcismo, ma è un esorcismo che è molto complicato. Bene. Ci sono argomenti su cui Gesù non è mai direttamente entrato, ma su quello della scelta dell'uomo grande, dell'uomo riuscito, non poteva transigere perché è il centro del suo messaggio. Questa pulsione a diventare grandi, a essere importanti, a contare qualcosa, l'abbiamo tutti nel cuore e va soddisfatta. Nel nostro cuore c'è questo istinto a cercare di essere i primi. Noi impieghiamo il termine egregio, da egregi, fuori dal gregge, non essere una pecora come le altre, ma un pochettino più in alto, superiore agli altri. È una pulsione che abbiamo tutti nel cuore. Ma perché abbiamo questa pulsione? Perché questo istinto profondo nel nostro cuore? E forse è proprio perché sappiamo di essere piccoli e non ci rassegniamo alla nostra piccolezza, ci rendiamo, per esempio, subito conto, se ci pensiamo minimamente, quanto è immensa la nostra ignoranza. Le cose che noi conosciamo sono pochissime rispetto a quelle che noi non sappiamo affatto. Sono davvero un ditale nel confronto di un oceano. Se è un ditale ciò che noi sappiamo, la nostra ignoranza è davvero immensa. E di fronte a questa piccolezza e a questa limitatezza noi non ci rassegniamo, l'istinto ci inquieta, non ci lascia in pace e ci spinge a cercare la grandezza. E come soddisfare questa pulsione? Come trovare il modo di tranquillizzarci? Ecco,
La soluzione che noi troviamo è quella di illuderci di essere grandi, cercando qualcuno che ci faccia sentire grandi. Se gli altri ci riconoscono come importanti, noi abbiamo l'impressione di essere davvero importanti. Se gli altri ci riconoscono come primi, abbiamo l'impressione di diventare davvero qualcuno, di essere egregi, fuori dal gregge. Questa pulsione ce l'ha messa Dio. Non è cattiva questa pulsione. Noi dobbiamo rispondere, soddisfare la pulsione di diventare grandi. E si tratta di sapere come diventare grandi, come essere persone di successo, sapere da chi essere ammirati, perché noi siamo felici, rispondiamo al bisogno che abbiamo di essere egregi quando qualcuno ci ammira. Il problema è sapere da chi essere ammirati. Lo sguardo degli uomini ci suggerisce di salire in alto, perché gli uomini ammirano chi diventa grande, chi sale in alto, chi acquista il potere, chi ha in mano gli altri. Ecco, se uno soddisfa questo sguardo degli uomini, se cerca di essere ammirato dagli uomini, segue questo cammino. Gesù ci fa la proposta opposta, non un po' diversa, l'opposto della proposta che fanno gli uomini. Ecco la difficoltà che hanno i discepoli ad accogliere la proposta di Gesù. E anche noi oggi lasciamoci interrogare. Di che cosa discutiamo noi oggi? E Marco difatti adesso ricostruisce accuratamente la scena, perché è troppo importante. Dice che Gesù si è seduto, cioè ha assunto la posizione del rabbino che si appresta a impartire una lezione importante. Quando il rabbino si sedeva, voleva dire che i discepoli dovevano stare molto attenti. Poi li chiama a sé, non perché fossero materialmente distanti, erano tutti lì attorno, ma erano lontani da lui, c'era una distanza che li separava dal maestro. Ecco perché Gesù li chiama a sé e poi non li rimprovera. Questo è molto bello, perché Gesù capisce la difficoltà che noi abbiamo ad accogliere la proposta di uomo nuovo. Se la accogliamo subito, dicevo prima, è perché non l'abbiamo capita. La pulsione che noi abbiamo dentro è di rifiutare questa proposta di dono della vita, di metterci nelle mani di chi ha bisogno della nostra vita. E non si cambia di colpo, ci vuole tempo per capire. Ecco perché Gesù non rimprovera i discepoli. Noi ci saremmo aspettati che lui avesse alzato la voce, ma ve l'ho già detto, non volete capire, siete teste dure. No, capisce la difficoltà. Notiamo, Gesù non dice che sbagliamo a voler essere i primi. Anzi, questa pulsione che ci porta a voler emergere, a sentirci realizzati, noi dobbiamo assecondarla. Dobbiamo cercare davvero di essere primi. Anche Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 12, dice che dobbiamo gareggiare in che cosa? Nell'amore fraterno. Dice che dobbiamo gareggiare nell'ospitalità. Quindi è una santa gara questa di voler essere i primi. Gesù non li rimprovera perché vogliono essere i primi. Dice: avete sbagliato il modo di diventare davvero grandi. Voi volete essere grandi per soddisfare lo sguardo degli uomini, ma essere grandi davvero è quando lo si è allo sguardo di Dio, quando è Lui che si compiace della nostra vita.
E adesso Gesù insegna come diventare grandi, non salendo in alto, scendendo in basso, facendosi servi. E qui capiamo che cosa significa lasciarsi salvare. Se noi seguiamo i criteri degli uomini, noi ci perdiamo la vita. Ed è importante lasciarci salvare al più presto, perché la vita se ne va. Salvezza non vuol dire andare in paradiso alla fine della vita, vuol dire lasciarsi umanizzare, lasciare che Gesù ci scacci questo demonio, ci esorcizzi da questo demonio che ci porta a salire in alto. No, noi dobbiamo essere grandi scendendo, è da questa insensatezza che ci dobbiamo lasciare liberare e essere l'ultimo e il servo di tutti. È molto difficile essere servi, ma ancora più difficile è quello che Gesù dice, e lo ripete 2 volte, anzi nel testo greco, di tutti essere gli ultimi, di tutti essere servi. Quel di tutti è messo in evidenza nel testo originale ed è molto difficile essere servi di tutti, delle persone simpatiche e di quelle che ci sono antipatiche, di chi ci è amico e di chi ci ha fatto dei torti. Essere servi di tutti. Adesso capiamo quanto è difficile accogliere questa proposta di uomo nuovo. Se non sentiamo questa ripulsa contro questa proposta, vuol dire che non l'abbiamo capita. E Gesù compie un gesto, prende un bambino e lo pone nel mezzo. Ecco chi sta al centro dell'interesse di chi ha accolto la proposta di Gesù. Il bambino, il termine che viene adoperato, paidion, indica un individuo che per età, per ruolo nella società, è colui che non conta nulla, non è importante. Bene, se uno vuole avere successo, se uno vuole salire nella scala sociale, non perde tempo con chi non conta nulla, con chi è povero, il malato, il bisognoso. Si fa amico di queste persone, cerca i favori di chi lo può aiutare a salire in alto, a dominare. Gesù mette al centro di chi fa la sua scelta il bambino, colui che non conta nulla, e lo abbraccia. Abbracciare significa identificarsi con lui. E i bambini sono coloro che hanno bisogno di tutti, bisogno di attenzioni, bisogno di servizi. L'abbraccio quindi che Gesù propone indica questa accoglienza affettuosa di colui che non conta nella società e che deve essere messo al centro di ogni attenzione. E conclude Gesù dicendo: chi accoglie uno di questi ragazzini accoglie me. Lo accoglie vuol dire che chi abbraccia questo bambino abbraccia la proposta di vita che fa Gesù, unisce la propria vita alla proposta che Gesù fa con la sua vita. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.